Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, pronti alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi? Il nostro lui, lei, e gli facciamo già un applauso così li infervoriamo un po' i nostri beniamini. Grazie ragazze mie, grazie di tutto, grazie dal profondo della mia anima. E voglio dire una cosa per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi: benvenuti nella nostra scuola iniziatica, laddove la gioia è la nostra meta e la perseguiamo quotidianamente con entusiasmo, passione, determinazione e disciplina nella fede. Eh sì, disciplina nella fede. Vi suggerisco di partire dallo studio dei podcast L'arte sciamanica, meditazioni guidate e yoga sciamanico, va bene? Per andare poi a praticare appunto la magia pratica in tutto ciò che vi accade e che ci narrano i tarocchi. Il nostro lui lei è il format delle energie maschili e femminili durante la settimana. E quando per femminile non intendiamo una donna o solo la donna incarnata come donna, ma energie maschili e femminili che coesistono dentro di te. Quindi fatevi ispirare quando leggiamo il nostro lui lei, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, affinché possiate realizzare il capolavoro della vostra vita praticando l'arte magica nella narrazione che racconteranno i tarocchi. Tutto è narrazione, tutto è sogno, narrazione, immaginazione dell'anima. L'obiettivo di ogni evento che accade, gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, l'obiettivo di ogni evento che accade è farti realizzare l'unità con il sé. Ma praticamente cosa vuol dire? L'abbattimento delle tue paure, resistenze e attaccamenti al darti a ciò che arriva senza averne paura, senza esserne più schiava o vittima. Tutti i contenuti sono sul mio canale per realizzare questo capolavoro della tua vita, come tutte le nostre veterane già stanno facendo. E poi volevo dirvi anche un'altra cosa. Allora, siccome è inciampato uno dei nostri fratelli in questa situazione, e allora vi voglio dire che ci sono dei profili fake su Facebook col mio nome, ok? Un'altra volta già c'erano stati, siccome Taromantic è un marchio registrato in tutto il mondo, hanno chiuso quei profili. Adesso provvedo di nuovo per questi altri, però ragazze mie e ragazzi, il fatto qual è? Che se ne creano sempre di nuovi, e questo è il Kali Yuga. Questo è il Kali Yuga, per questo qui vi do gli strumenti per realizzare con la vostra intuizione il vero, va bene? Quindi siccome un nostro fratello è incappato in questi siti che col mio nome chiedono del denaro per consulti privati, e quindi ogni cosa arriva perché ha un fine, per il vostro karma, e quindi se è arrivato il nostro fratello è perché doveva sviluppare maggiormente l'intuizione, fidarsi del suo intuito, e sicuramente doveva arrivare. Non è né male né bene, perché doveva arrivare. Quindi un po' di attenzione, tanto lo so che lo fate, la maggior parte di voi, lo dico perché io ho soltanto questo canale YouTube, Taromantic, e Instagram, Taromantic21, non ce ne sono altri di Taromantic. Quindi un po' di accortezza su questo, e questo ragazze mie, ragazzi, un po' di attenzione. Poi come sapete io consulenze ne faccio pochissime, quando le faccio poi faccio la fattura, e di conseguenza il nostro fratello non aveva tutto questo, cioè aveva già annusato che era qualcosa di finto, va bene? Quindi un po' di accortezza, ragazze mie, ragazzi, e ripeto, le consulenze ne faccio pochissime, anche perché al nostro fratello gli hanno detto subito sì, la facciamo, lo sapete quanto ci vuole affinché faccia una consulenza con tutti i dati anagrafici vostri per la fattura, eccetera. Quindi un po' di accortezza, e Mao meraviglia. E quindi, ragazze mie e ragazzi, le consulenze, anzi stavo dicendo questo, per le ragazze nuove un po' di pazienza, ne faccio uno ogni tanto, e questo, un po' di pazienza e vi leggerò pian piano, ok? Allora, ragazze mie e ragazzi, il nostro maschione e la nostra signorina, quindi andiamo a vedere i nostri beniamini cosa ci combinano in questa settimana. Allora, da dove partiamo ragazze e ragazzi? Mi lascio sempre ispirare perché è un atto creativo appena io davanti ai miei
500.000 tarocchi e oracoli, mi lascio ispirare. Allora, prendiamo questi, va? Mi stanno ispirando questi. Prima di tutto gli oracoli questi dei chakra. Allora, vediamo un po', sia su di lui che su di lei. Iniziamo con gli oracoli dei chakra per questa settimana di resurrezione, di vigilia della resurrezione. Ragazze mie, ragazzi, guardatevi il video sulla luna piena, tanto lo so che Montelivo già l'hanno fatto, che ho fatto, della luna piena del 13 aprile, in modo tale da poter fare anche la pratica bellissima e semplicissima che c'è lì per realizzare il supporto dei vostri avi nel vostro ideale, nella missione, nella realizzazione dei vostri obiettivi. E in più guardate il vostro segno zodiacale ascendente, dove c'è proprio il rituale specifico per il vostro segno in questo mese, realizzare i vostri obiettivi specifici, ok? Allora, vediamo un po' su di lui, su di lei, poi per adesso basta. Allora, vediamo come sta messo il nostro maschione in questa settimana. Ah, parlare, qua c'è il quinto chakra, il quinto chakra mi parla di base del parlare, comunicazione, il potere del drago anche, no? Cioè di saper parlare e di comunicare, quindi abbiamo dei maschili molto comunicativi in questa settimana. Vediamo i femminili. E dei femminili, qua abbiamo, questo è il secondo chakra arancione, e dei femminili che riscoprono l'esigenza di fare ciò che gli piace. Soprattutto non aver paura delle proprie emozioni. Il secondo chakra, come vi ho spiegato nel video della Kundalini, dove facciamo la sequenza fluida dello yoga sciamanico, ha a che fare con le emozioni. Cioè, per avere il secondo chakra aperto, affinché tu sia realmente indirizzato in ciò che ti piace, in ciò che vuoi, devi scegliere di vivere consapevolmente tutte le tue emozioni, viverle fino in fondo, dolce tristezza, dolce malinconia, abbandono, rabbia, vergogna, vivile fino in fondo e ti daranno il loro potere. Ok? Allora qui la maggior parte di voi che già fanno le pratiche, in questa settimana voi oserete fare delle cose che vi sono piaciute o vi sono sempre piaciute e magari non avete mai osato fare, perché state lavorando bene sull'apertura dei chakra. Ricordiamo Kundalini Mudra, 1 minutino al giorno, e stai tranquilla che tu hai la volontà, la tua volontà individuale connessa con quello che vuole anche la tua anima. Lo trovate tutto nel video Kundalini, la sequenza fluida, ok? Allora, questo qua sta messo così, va bene. Allora, ce lo mettiamo qua per adesso e iniziamo con il nostro lui. Allora, energia attuale del maschile. Qual è l'energia attuale del maschile in questa settimana di resurrezione nel sé, la morte dell'io? Così, questa è la Pasqua. Morte all'io, resurrezione nel sé. Morte alle credenze limitanti, svanire la mente razionale e fede impeccabile. Rinascita nel sé. Tutto è possibile. Tutto è possibile. Tutto. Allora, energia attuale del maschile. 2 di spade. Hanno delle decisioni da prendere i maschili in questa settimana. Decisioni da prendere. Asso di coppe. Verso un'apertura emozionale. Vediamo i pensieri di lui. Che pensieri ha il maschile? 8 di coppe, di fare un cambio. Sta pensando di andare via da una situazione. Sta pensando di fare un cambio. Qua 8 di denari, può parlare di lavoro, di andare via da una situazione lavorativa o di fare dei cambi lavorativi che gli generano, magari mettersi in proprio come attività, perché qua mettono i denari, l'8 di denari. Oppure sta pensando se impegnarsi o meno in una connessione. Ok, vediamo cosa ha nel cuore il maschile. I maschili in questa settimana, energie maschili. Ah no, c'hanno l'amore qua. Allora, qua mi dicono, le energie maschili sono molto innamorati di qualcuno, chiaramente perché hanno un 2 di coppe.
Quindi ci sono dei maschili che si danno conto di essere molto innamorati di qualcuno, 2 di coppe, e stanno pensando di fare un cambio, o lasciare una vecchia situazione per andare incontro a quella dove loro sentono amore, e quindi devono prendere questa decisione. Infatti ci possono essere molti maschili con dualità. Abbiamo visto che abbiamo il quinto chakra sul maschile, no? Ossia la necessità di comunicare, di parlare, prendere decisioni per parlare. Sì, qua abbiamo un 3 di spade, mi parlano di maschili che hanno il cuore ferito, però hanno un amore nel cuore. Può parlarmi di triangolazioni, di maschili. Allora, qua ci sono maschili che hanno nel cuore un amore con una persona, 2 di coppe, e stanno pensando a cosa fare con questo amore qua. Molte energie maschili perché questo stanno dicendo. La necessità di prendere una decisione e fare un cambio decisivo. Qual è il blocco karma del maschile in questa settimana? Nei confronti di lei o delle circostanze? Sì, aprire una nuova tappa c'è molto dolore qua che vogliono superare i maschili. Aprirsi al nuovo, paggio di bastoni, con questo amore che hanno nel cuore. Ok, vediamo da quest'altra parte. Energie femminili. Energia attuale di lei nei confronti di lui, nei confronti dell'altro fuori da sé, nei confronti del mondo. Energia attuale del femminile. Settimana vigilia di Pasqua. Energia attuale di lei. 7 di spade, sono un po' evitative, stanno mentendo, oppure ci sono dei femminili che mentono un po', oppure che evitano qualcuno, o evitano qualcuno o mentono a qualcuno per evitarlo, non lo so. Ci sono femminili che evitano proprio l'altro, chiunque l'altro sia. 4 di bastoni, evitano, allora, chiarissimo, alcuni femminili evitano un incontro, come energia attuale stanno evitando un incontro. Vediamo i pensieri del femminile. 2 di denari, sono indecise, non sanno cosa fare, l'imperatore, stanno pensando, le vedo un po' indecise, evitando un incontro. Cosa hanno nel cuore femminili? La regina di spade, infatti hanno un po' la spada puntata. Ci sono dei femminili un po' in dubbio in questa settimana, almeno questa è l'energia interna, poi andiamo a vedere cosa succede. Ci sono dei femminili che hanno un po' le difese sul cuore, non sanno, sono magari molto occupate anche in altre questioni relative alla loro vita, e a livello emozionale si sentono un po' bloccate, evitano qualcuno perché non hanno ancora le idee chiare. Ok, o qualcuno o chiunque. Vediamo il blocco karma del femminile in questa settimana. Il 3 di coppe, sì, qua ci sono femminili che evitano qualche incontro. Eccolo, paggio di coppe, femminili che evitano qualche incontro o che stavano così fino a questo momento, cercando di chiarirsi le idee, un po' la spada sul cuore. Ok, abbiamo visto come stanno internamente. Vediamo però cosa fanno. Vediamo un po'. Energia attuale di lui, scusami, le intenzioni di lui. Quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei o le intenzioni del maschile in questa settimana, a seconda della carta? Dedicarsi al lavoro, molti di lui, 8 di denari al lavoro, gli studi, vedo loro impegnati in qualche cosa, lavoro, studio, progetti. Le intenzioni sono quelle di dedicarsi a qualcosa di pratico, paggio di denari. Le intenzioni sono quelle di dedicarsi al lavoro. Qua ci sono i maschili che devono prendere delle decisioni amorose, però lasciano passare un po' di tempo, hanno un amore forte nel cuore, ma le intenzioni sono quelle di dedicarsi al lavoro. Vediamo le azioni che faranno i maschili in questa settimana nei confronti di lei, oppure le azioni. 3 di spade. Allora, non ci sono maschili che fanno particolarmente qualcosa con le relazioni in questa settimana. Qua abbiamo una regina di denari, c'è un cuore ferito qua con qualcuno. Li vedo comunicativi per quanto riguarda col quinto chakra, non comunicativi tanto quanto, poi nel corso della lettura si apre lo scenario, no? Ci sono maschili che questa settimana la loro anima li solleciterà a parlare, ma soprattutto il quinto chakra mi parla di esprimere chi sei, cosa vuoi veramente. Ci sono dei maschili un po' in un impasse, qua c'è molto amore per qualcuno col 2 di coppe, molto innamorati e devono prendere una decisione molto difficile, quindi lavoreranno sul quinto chakra nel capire cosa vogliono, chi sono e comunicare questa cosa. E come prime carte nelle azioni mi dicono che i maschili si dedicheranno soprattutto al lavoro in questa settimana senza fare cose proprio eclatanti. Vediamo l'energia finale invece del maschile.
Lavoro, tra i denari. Molti maschili sul lavoro si dedicano in questa settimana, vedi l'appeso. Ci sono maschili che non possono fare altro che dedicarsi al loro lavoro, avranno anche dei risultati importanti sul piano lavorativo. Questo può essere anche tu, sono energie interne, io vi dico quello che leggo e poi voi lo applicate. Quindi maschili che hanno nel cuore un amore importante, con il quale c'è stata una chiusura, una rottura e stanno pensando di fare un cambio con quello stesso amore, oppure ci sono due persone e stanno pensando di andare verso la persona che amano, però in questa settimana si dedicano essenzialmente al loro lavoro perché nelle azioni con il femminile sono in un impasse, diciamo, dedicandosi al loro lavoro avendo anche dei frutti a livello lavorativo, questo mi dicono. Vediamo da questa parte. Femminili, energie femminili, lei, quali sono le intenzioni di lei in questa settimana, le intenzioni nei confronti di lui o rispetto all'altro fuori da sé, le intenzioni. Re di spade, qua c'è re regina di spade, c'è una persona con la quale c'è freddezza oppure c'è un rapporto di tipo intellettuale che magari hanno un po' di difficoltà a farlo diventare altro. Le intenzioni, guarda, c'è questo re di spade con questa regina di spade da questa parte del femminile mi dicono che ci sono chiaramente dei femminili che hanno freddezza con dei maschili o con delle energie maschili. 4 di spade, c'è freddezza. Che intenzioni hanno nei confronti del re di spade? Non lo sanno, 8 di spade, guarda quante spade da questa parte. Allora, che cosa abbiamo detto col secondo chakra? I tarocchi ci servono a guardare qual è la narrazione della tua anima che metterà in scena per farti superare te stessa, no? O te stesso. Mi sono sempre riproposta questo quando ho aperto il canale, diffondere la vera conoscenza che vi aiutasse a rendervi liberi, come hanno reso liberi me, le carte e la conoscenza. Allora, ci sono dei femminili che hanno paura a sentire delle emozioni rispetto a una freddezza con qualcuno, l'altro fuori da sé, evitando il confronto. Il secondo chakra ci hanno messo qua. Come vi ho insegnato nel video sulla Kundalini e col Kundalini Mudra, per aprire il secondo chakra hai necessità di sentire tutte le emozioni che non vuoi sentire. È molto semplice, non dico che è facile, è semplice perché è naturale. Non dico che è facile, evitando il controllo della mente. Ok? Vediamo le azioni. Queste sono le intenzioni, hanno intenzione di rimanere fredde con qualcuno e perché si sentono un po' impossibilitate o indisposte. Vediamo un po' le azioni che faranno i femminili in questa settimana. Ah, l'imperatrice. Qua c'è il 6 di coppe. Ah. Cosa mi parla l'imperatrice? Allora io ti dico, soprattutto in questa settimana penseranno a curare loro stesse. Curare significa prendersi cura di loro, si vanno a fare magari, non so, un massaggio, si prenderanno cura di loro stesse, i femminili, essendo molto magnetiche, molto belle. Le intenzioni che i femminili vogliono fare nei confronti dei maschili o l'altro fuori da sé, quali sono? Sull'imperatrice? Ah no, regina di denari. No, verso l'altro no, hanno intenzione soprattutto di farsi ammirare, perché qua io vedo dei femminili che hanno... Ci sono degli sviluppi importanti sul piano pratico e lavorativo, eh. E infatti il secondo chakra, ciò che ti dà piacere, è proprio l'imperatrice con la regina di denari, sul piano pratico, nella materia. I femminili si concederanno delle cose che non si concedevano da tempo, non si sono mai concesse in questa settimana. E questo le farà stare proprio serene, tranquille, belle o belli. E il loro sviluppo, l'imperatrice, è votato alla loro causa, regina di denari, a ciò che le fa stare bene, pratiche, pragmatiche. Molti femminili avranno dei successi in ambito altro dall'amore, con l'imperatrice della regina di denari. Anche delle entrate di denaro che gli permettono di fare altro, 10 di bastoni, perché c'è una situazione che giunge alla conclusione molto pesante. Hanno lavorato su loro stesse, c'è stata una torre, una rottura. Vediamo energia finale del femminile.
Paggio di bastoni. Molti femminili si aprono a nuovi progetti, anche a conoscere nuove persone. Quindi dei femminili che sono in silenzio con qualcuno, oppure evitano qualcuno, evitano l'incontro con qualcuno, c'è tensione. Io vedo che si aprono al nuovo, conoscono persone nuove, oppure stimoli nuovi che le fa contente. Possono essere anche stimoli lavorativi, ma anche vedo persone nuove che arrivano verso i femminili. 8 di coppe, molti femminili qua vanno via da una situazione, scelgono di aprirsi al nuovo. Altri, se vengono corteggiate da una stessa persona, sono molto concentrate sulla loro stabilità, materia, per ciò che le piace fare, perché il secondo chakra con queste carte qui mi parla ciò che ti piace fare, ciò che ti piace fare ti dà i frutti, qualsiasi cosa sia. Però io ripeto, i femminili faranno delle cose che non hanno mai fatto in questa settimana, che riguarda qualcosa di nascosto, cioè qualcosa che hanno tenuto dentro e che magari non avevano detto a nessuno, non volevano dire a nessuno, qualcosa gli sgorga da dentro, una cosa che vogliono fare. Può essere qualsiasi cosa. Ok, va bene. Ok, ragazze mie, così stanno. Qua un po' di Caino Abele, diciamo, un po'. Poi, ovviamente, non è che non fanno cose eclatanti. Adesso andiamo a vedere dettaglio dettaglio, ok? Mm. Va bene, adesso ci facciamo tutte le specifiche, ma io prima devo andarmi a mangiare un biscottino, arrivo subito. Allora, ragazze mie e ragazzi, andiamo subito con le specifiche. Vediamo. Allora, vediamo energia attuale del maschile, 2 di spade. Energia attuale del maschile, 2 di spade. Energia attuale del maschile, 2 di spade. Ah, regina di coppe. C'è un'energia femminile che loro amano molto e vogliono prendere una decisione e sono indecisi. Cosa devono fare con questa figura femminile o energia femminile che può essere anche un uomo. 3 di denari, 3 di denari. Se fare dei piani insieme a questa persona, vediamo. Allora, i pensieri del maschile, 8 di coppe. L'eremita. Ci vanno molto cauti per prendere questa decisione, stanno pensando di fare questo cambio emozionale, ci vanno molto cauti. Vediamo sul 2 di coppe. Può essere anche un'energia femminile che gli ha messo un blocco. Vediamo il 2 di coppe. 2 di coppe cosa hanno nel cuore? Sì, il carro, infatti. Il loro cuore li orienta verso questa condivisione con questa figura femminile. Proprio chiaro, chiaro. Re di bastoni vogliono fare. Vediamo, 10 di spade. Qual è il blocco del maschile rispetto al femminile? E non sanno. 2 di denari. 2, ci sono queste dualità. Prendono una decisione oppure sono molto impegnati sul piano lavorativo in questa settimana. Però qua c'è molto innamoramento, C'è innamoramento e c'è amore nel cuore. Il re di coppe, vedi? Non sanno se esprimere il loro amore a qualcuno, perché magari c'è qualcun altro, semplicemente non sanno se esprimere il loro amore perché devono superare una tappa dolorosa qua. Una chiusura, un litigio. Vediamo, allora, nelle intenzioni, 8 di denari. Le intenzioni di lui, 3 di bastoni, apertura di cammino. Ci vanno a poco, piano piano. Le azioni che faranno, 3 di spade. 6 di denari, li vedo soprattutto stare nel quotidiano, nel loro lavoro. Cioè c'è una forza pazzesca qua. Però ci vanno molto cauti, infatti l'eremita nei pensieri ci vado cauto, si dedicano soprattutto al lavoro, nel portare, ma non solo il lavoro, perché il 6 denari è la vita pratica quotidiana, nel portare equilibrio nella loro quotidianità, che è stata un po' inficiata da un dolore emozionale. Ecco, questo è. No, guarda, di nuovo il 2 di coppe qua. Allora, qua ci sono maschili che vanno piano piano con qualcuno provando un grande amore, sia perché sono molto provati, sia perché hanno veramente questo grande amore.
portare equilibrio nella quotidianità a poco. Alcuni maschili non si sono sentiti trattati bene da qualcuno, da un femminile, e invece con un altro femminile, anche se, allora, due sono le cose. Alcuni maschili non si sono sentiti trattati bene da un femminile e quindi il senso qual è? Si dedicano al lavoro, alle loro cose pratiche quotidiane perché questo sentimento di dolore ha inficiato anche nella loro vita quotidiana. Altri maschili amano profondamente un'energia femminile che, ripeto, può essere anche un uomo. E quindi vanno a poco con questa persona nella quotidianità. Tipo, sono molto cordiali, gentili, come se si sentissero, io qua sento una... sai quando guarisci da una malattia, che sei stanco, provato, ma sei consapevole? Ecco, quella sensazione. Vediamo il 3 di denari, energia finale di lui nei confronti di lei, energia finale di lui col 3 di denari. L'imperatore, qua ci sono maschili che vogliono avere il controllo su più situazioni e partono dal lavoro, o dal lavoro, dalla vita pratica. Regina di denari, qua ci sono maschili che lavorano con la persona in questione e quindi si mantengono un po' inflessibili, non gli dicono la verità, che la amano. E la ruota, che porta questa ruota? Ah, cavallo di bastoni. Allora, qua si aprono pure altri scenari sull'ambito pratico lavorativo. Ci sono maschili profondamente innamorati di qualcuno sul posto di lavoro e si faranno avanti e scioccheranno i femminili. Scioccheranno i femminili perché alcuni femminili non si aspettano proprio questo avanzamento da parte di maschili, perché li vedo di facciata, no? Nonostante provano un forte sentimento, ci vanno cauti, alla fine non resistono. Cosa porta la ruota? Ho chiesto, il cavallo di bastoni. Allora, allerta ai miei femminili, che tu sia uomo o donna non importa, allerta al tuo sentire. Allerta, allerta, allerta. Qua ci sono dei maschili che provano un profondissimo amore verso chi si faranno avanti. Quindi ci saranno delle energie maschili, che può essere anche una donna, che si faranno avanti, provando un profondo amore per te, ok? Però non te lo fanno vedere. Quindi in quella manifestazione c'è un profondo amore. E magari questi maschili, alcuni maschili qua, io vedo che ci sono triangolazioni qua, o ex situazioni che stanno elaborando. Vediamo da questa parte. Ecco perché c'era quel quinto chakra, parlare, perché alla fine, sì. Vediamo da questa parte. Energia attuale, 7 di spade. E qua ci sono dei femminili che non si vogliono palesare, si sentono un po' bloccate con una persona, si dedicano a loro stesse diventando magnetiche all'inverosimile. Vediamo, allora, l'energia attuale di lei, 7 di spade, 3 di bastoni. Alcune di lei non vogliono fare, non stanno facendo progetti con qualcuno, è come se non vedessero il futuro con qualcuno, non riuscissero a vedere il futuro con qualcuno. Vediamo attualmente, vediamo i pensieri, 2 denari. 7 di spade, vedi? Perché qua c'è qualcuno che levita e loro lievitano. E possono avere dei dubbi rispetto a una persona che levita o loro evitano perché magari lavorano insieme o hanno dei dubbi rispetto a cosa pensano. Vediamo cosa hanno nel cuore, regina di spade. Imperatrice. Hanno nel cuore il loro amor proprio. Alcuni femminili vogliono di più in una relazione e non vogliono essere prese in giro, 3 di coppe al blocco. Si sentono un po' bloccate rispetto a una persona alla quale stanno pensando, con la quale vorrebbero di più, che magari levita. Cosa fanno? Si rimettono sul trono, acquisendo potere e magnetismo, e qua vedo comunicazioni. Vediamo il blocco del femminile, 3 di coppe in questa settimana. 2 di spade, sì. Indecisioni.
Vediamo le intenzioni, re di spade, 8 di spade, le intenzioni di lei nei confronti di lui o le intenzioni di lei, re di spade, 8 di spade, asso di bastoni. Loro hanno intenzione di avere un'opportunità con questa persona o con una persona nuova. Sì, hanno intenzione di avere un'opportunità, 9 di coppe. O con questa persona o con una persona nuova che possono conoscere in questa settimana o si aprono al nuovo. Hanno intenzione di far di sorprendere l'altro, chiunque l'altro sia. Vediamo le azioni che faranno l'imperatrice regina di denari, 4 di denari. Hanno intenzione di sorprendere l'altro concentrandosi su loro stesse e sul loro sviluppo. Guarda un po' che ti dico. Come fai a sorprendere l'altro? No, non calcolandolo. Cioè qua ci sono femminili che... Cioè, qua c'è una strategia in atto, cioè nel senso, quello che mi arriva è che ci sono femminili con la quale, che hanno della freddezza con qualcuno, c'è un rapporto meramente intellettuale. Loro non vogliono essere prese in giro, comunque siano, vogliono che le si dia valore. Cosa fanno? Tutta la loro attenzione e energia è volta su loro stesse, sulle loro obiettivi quotidiani, eccetera. E qual è la migliore strategia che essere magnetiche e irraggiungibili per far sì che l'altro... Non la fate come strategia, però, ragazzi miei, va bene come strategia. Il risultato qual è? Il risultato è che comunque tu tocchi delle cose che ti piacciono fare, eh. Cioè, tocchi il secondo chakra, ti senti molto forte in questa settimana. Vogliono aprirsi al nuovo anche rispetto a persone con le quali non parlano e quindi si aprono al nuovo. Paggio di bastoni, energia femminile, finale. L'appeso, cos'altro? E il matto. Infatti. Sì, è chiaro, 9 di coppe. Per situazioni che non vedono avanzare in amore, l'appeso, che riguardano magari anche altre situazioni che le persone con le quali hanno avuto a che fare hanno delle responsabilità o altro dall'amore. Cosa fanno? Cosa fanno? Si aprono al nuovo in dei progetti che le fa stare bene, progetti, nuove conoscenze, mi spiego, 9 di coppe, si lanciano il matto, il nuovo cammino verso un benessere personale. Questo le porta a fare delle cose, ripeto, di nuovo con questo 9 di coppe me lo dicono il matto, delle cose nuove che le piace fare, che non si sono mai permesse di fare, non so di che si tratta. Sì, 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 sì. Vedi 10 di spade, 10 di spade, si aprono al nuovo qua i femminili. Cavaliere di denari, 3 di coppe. Adesso vediamo con i miei potenti oracoli lui-lei come sta viaggiando il maschile a livello proprio profondo e vero. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo. Qual è la verità che allerta, allerta, allerta? Qua dei maschili fanno delle azioni in questa settimana che nascondono ben altro del cavaliere di bastoni, che è una persona un po' più impulsiva. Qua c'è un amore grosso, però sono feriti e cercano di mantenere un po' la facciata. O sono feriti per un'altra condizione, relazione che hanno avuto nella vita, o sono feriti con la stessa persona. Allora, vediamo qual è la verità di questo gesto che fanno, la verità profonda. Ti percepiscono ogni cellula del mio corpo, perché il corpo gli parla di lei. La verità profonda è che lo percepisce ogni singola emozione di lei. Questo è il senso. Cos'altro? La verità qual è? Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. L'imperatore c'è una corazza qua. Quando lei lo guarda negli occhi, le sue gambe tremano e crollano le corazze, cioè non può fingere. Ok. Ancora, la verità del cuore di lui qual è? Voglio sentire addosso il tuo respiro, cioè non ci sta nella pelle, sente molto il fisico, la parte proprio, la materia, il fisico, espressione dell'anima, è una persona molto sensibile a questo, persone molto sensibili a questo, cos'altro? So di aver sbagliato o avuto paura.
Qua ci sono i maschili che si danno conto di aver sbagliato in qualcosa per delle paure che avevano. Cos'altro? Aiutami, ti prego. E qua ci sono maschili che chiedono aiuto. Come fanno a chiedere aiuto dei maschili? Lo fanno non dicendolo qua, anche se aiutami, ti prego, che cosa significa in questo caso con tutta questa stesa? Che dei maschili vogliono essere compresi per degli sbagli che hanno fatto. E quindi è come se ci sono dei maschili che alcuni femminili li faranno attendere. Questo è il senso. Perché le vedo più così. Diciamo un po' lo prendono per capelli senza prenderlo. Perché qua vedo che attuano questa strategia che poi le fa bene. Il senso è questo, ok? Vediamo adesso, vediamo, andiamo nelle profondità. Andiamo in profondità. Allora, facciamolo con gli Osho Zen. Mettiamo queste su. Che cosa stanno passando i maschili? Energie maschili. Perché i maschili vedono energie femminili molto forti, molto belle, determinate, seppur anche loro nascondono i loro dubbi, le loro incertezze. Però il secondo chakra ha a che fare con la bambina interiore. Il bambino interiore, è come se loro lo prendessero proprio per mano, accudendo la loro bambina interiore, come ci insegna l'imperatrice, e soprattutto la regina di denari, no? Che è la madre, anche l'imperatrice, madre generosa, sviluppo, accudiscono loro stesse per avere i frutti all'esterno. Allora, cosa stanno attraversando i maschili in questa settimana? Lottare, vedi come stanno tesi, lottano. Morale, condizionamenti, lottano contro le stesse resistenze, nel non voler esprimere quello che sentono, nel non volersi dare. Lottano contro le loro stesse resistenze. Qua c'è una morale che mi parla anche di triangolazioni eventualmente. Non si può fare, non si può dire, non si può. Cosa non si può? Cioè, ma dimmi, ma qua non ti ho insegnato niente in 4 anni, cioè fammi capire, tutto si può, ok? Prima di tutto abbattiti e poi fallo, ok? Abbattiti prima e poi fallo. Allora, cos'altro? Ma poi si sveglia, la coscienza, poi si sveglia, dopo tanto lottare poi si sveglia, c'è la coscienza, la coscienza. Qua è un risveglio della coscienza. Avrà letto il mio primo libro lui, non lo so. Il risveglio della coscienza c'è. Dopo tanto lottare c'è un risveglio qua. L'innocenza, la saggezza acquisita, infatti qua si muovono con questa consapevolezza. Sui femminili voglio vedere cosa stanno attraversando i femminili. La creatività è il 3 dell'imperatrice. I femminili sono creativi al massimo, sono potentissimi. Creatività, sviluppo. Wow, fioritura, io non ci posso credere, questa è la regina di denari degli Osho Zen, questa è l'imperatrice. Questa è l'imperatrice e la regina di denari. È palese, me lo stanno ribadendo, che a livello interno i femminili stanno viaggiando per i propri interessi personali e animici. E qua ci sono dei femminili che avranno degli sviluppi importanti sul profilo pratico e lavorativo, prendendo il posto che meritano. Cioè anche all'interno di contesti lavorativi o pratici o familiari saranno seguite, mi spiego? E cosa ci sta insegnando questo? Che il nostro lui-lei in questa settimana? Segui la tua creatività e intuizione perché quella ti darà successo nella materia. Che si tratti di progetti lavorativi o che si tratti di relazioni d'amore, segui la tua creatività e intuizione, non la morale. Perché questa parte qui ha a che fare col nostro maschile interno. Noi vogliamo seguire un certo tipo di creatività nostra, delle cose che vogliamo fare, che magari abbiamo avuto vergogna a fare o non abbiamo detto mai a nessuno, che ne so, mi stanno venendo queste cose. Ci dovremo scontrare con una morale esterna, che sono le nostre resistenze maschili. E i femminili in questa settimana ti dicono, il femminile, vai, fallo, vai. Secondo chakra, abbraccia il bambino interiore. La bambina interiore legata a quell'emozione di quel non si può fare,
una determinata cosa, che però tu vuoi fare, abbraccia che tipo di emozione hai, vergogna, frustrazione, paura e falla, alleati con la dea, ok. Creatività, fioritura e poi... Wow, mamma mia, il maestro, guarda che carte abbiamo... Osho ci abbiamo, sebbene non arriva solo Gesù Cristo che risorge in questa settimana, si mette anche il maestro Osho. Dice, non avete capito con Gesù, da 2000 anni quello ve lo dice pure. Mi ci metto pure io in mezzo. Un applauso a Osho, grazie per esserci venuto a trovare anche tu per farci capire come dobbiamo agire. Mi sembrano chiare le carte, no? Ragazze e ragazzi. Cioè, come sta viaggiando il femminile seguirà il maestro interiore, il quarto chakra che troviamo nel quarto chakra, il maestro, fioritura, godimento e dobbiamo combattere contro le nostre stesse resistenze. A seconda del livello di coscienza spirituale in cui ognuna di voi si trova, queste resistenze sono più o meno forti. Le carte ci servono proprio a vedere qual è il quadro e adoperarci per. Ecco perché sono strumenti straordinari, evolutivi, che vanno incontro alla gioia. Ok? Bellissimo, potentissimo, potentissimo. Beh, a questo punto io devo fare una cosa, perché vedo questi un po' così. Io... Eccole, eccole, vediamo questi come stanno in questa settimana. Fammele battere le nostre metaforiche associative. Vediamo un po', chi c'è, chi c'è? Chi bussa al mio castello? Vediamo un po'. Quegli stornelli volgarissimi, vi ricordate? Non ve li cantavo da piccola. Chi bussa al mio castello? Allora, vediamo. Vediamo un po', allora facciamo così e ci prendiamo un mazzetto. Vediamo che tipo di maschili abbiamo questa settimana. Faccio così, mi prendo questo mazzetto. Poi mi prendo dei femminili. Vabbè, lo vediamo dopo i femminili. Vediamo qua i maschili che maschili ci sono. Vediamo. Vediamo chi c'è sul mio maschile. Sul nostro maschile. Chi abbiamo? Quali personaggi abbiamo? Eccolo. Beh, se stai così, bello mio, è chiaro che non succede mai una mazza. No, guarda come sta questo. Cioè, questo sta sconsolato sul divano. Almeno noi avevamo quella sconsolata, ve la ricordate? Quella fantastica comica siciliana. Ecco, lui è almeno lei faceva ridere. Questo pure fa ridere. Cioè, ma ti devi dare una svegliata, bello. Sta sconsolato sul divano. Guardate, è proprio la figura. Bastava questa carta ai miei oracoli per capire tutto. Ok? Cioè, questo sta sconsolato sul divano. Che guarda il femminile, che guarda lei sconsolato. Che faccio? Niente. Ormai. No. Non posso. Cioè, così sta questo. Fammi vedere cos'altro c'è. Che vediamo chi maschili abbiamo. Eccola. Questo si vergognava a girarsi, vediamolo. Ah, e lui suona. Per non pensare lui suona. Qua c'è uno che suona il piano. Guarda in alto, pensando di trovarla guardando in cielo. E guarda in cielo che magari trovi un'aquila, non lo so. Guarda in cielo, magari piove. Non lo so. Cioè qua c'è lui che guarda in cielo e suona il piano. Ecco. Sai che ti dico comunque? A parte i nostri meravigliosi scherzi di cui la nostra vita ormai si fa portavoce, ecco. Qua c'è una persona che tocca delle profondità importanti in questa settimana, perché c'è la coscienza, ricordiamo. Eh sì, perché qua c'è un musicista e i musicisti, vabbè, io ci ho avuto sempre il debole ai musicisti, vabbè, perché da cantante ho avuto sempre il debole per musicisti, quindi i musicisti, qua c'è un musicista, nel senso c'è molta sensibilità in questa settimana, ma c'è il cuore già col 2 di coppe e il carro, capito? Grande sensibilità in questa settimana che mascherano fino a un certo punto l'imperatore. Vediamo che altro abbiamo. Eccolo, anche lui è timido, non si è girato. Beh, timido, è un nerd, cazzaro, è un nerd. Ma che ti guardi al computer? Perché stai lì, ma fatti la barba piuttosto, non lo so. Mio nonno diceva sempre, mi ricordo avevo un fidanzato che quando avevo 17 anni, il mio primo fidanzato,
Angelo si chiamava. Allora, il mio primo fidanzato aveva questa la barba e i capelli lunghi. Per la mia famiglia, crociato. L'orecchino è un tatuaggio. Allora, quando saliva a casa mia, saliva a casa mia, c'era mio nonno in vita, mio nonno è il pater familias, no? Quindi mio nonno decideva tutto, non mio padre, mia madre, mio nonno materno. Quindi praticamente il mio ex fidanzato si metteva, cioè noi capelli lunghi, c'aveva fino alle spalle, si faceva il codino e se lo metteva dentro la camicia, si metteva la camicia, non con la cravatta, però per entrare a casa, no? Si toglieva gli orecchini, si metteva il codino nella camicia col gel per non farlo vedere. Si copriva tutto qua, tutto si copriva. E mio nonno un giorno non si fece la barba e quindi c'aveva un po', lui era più grande di me, 6 anni più grande di me, quindi io ne avevo 17, quindi lui intorno ai 25-26 anni. C'aveva un po' di barba. Mi ricordo che salì a casa da mio nonno e mio nonno gli disse: Giovanotto, ma qua hai la barba non te l'ha fatta stamattina? Terrore! Terrore netto! Terrore, tutti in silenzio! Oddio! E Angelo disse: no, signor, lo chiamava per cognome, no? Vabbè. No, signor Rossi, facciamo finta. No, signor Rossi, perché non ho avuto tempo stamattina? Si è girato, mio nonno disse: io alle 5:30 mi svegliavo prima di andare al lavoro per farmi la barba. Muto. Il pranzo fu un pranzo muto. Muto. Poi intervenne mia madre, che mia madre piaceva tanto Angelo, e quindi intervenne mia madre: dai papà, perché diceva mia madre a suo padre, cioè mio nonno: dai papà, dai mena, così. Quindi capito? Ok, a parte le mie chicche familiari, ci sono qua dei nerd, cioè quelli che stanno al computer, che osservano. Qua c'è uno che osserva al computer se beve una tazza di tè, magari di caffè, per non dormire, e perché deve lavorare con i microchip, onde. Sì, allora ci sono maschili sconsolati, guardate, se non vedete, sono gli stessi colori di carte, gli stessi colori. Quindi ci sono i maschili abbastanza in questo modo, né male né bene, in questo modo. E adesso andiamo a vedere i femminili qua, con tutte queste carte qua, vediamo come stanno. Allora, vediamo. Comunque, se la guardiamo da un altro punto di vista, no? Perché tutto è un simbolo, una metafora, un archetipi, no? Allora qua spesso la parte femminile noi l'attribuiamo anche alla razionalità, all'ordinario, no? Alla mente ordinaria. Quindi guardandola da un'altra prospettiva, la parte razionale, mente ordinaria, sta messa una chiavica, insomma, ma meno male, meno male. È come se dovessimo, il femminile ti dice: abbatti le tue resistenze che sono così, non lo so, così devastate ormai che non hanno più senso di esistere. La risposta: come rispondiamo affermativamente? Sì. Vi ricordate il film Il bisbetico domato di Adriano Celentano, Ornella Muti? Vabbè, io Adriano Celentano è stato il mio sogno erotico sin da quando avevo 6 anni. Ok, il sogno di sempre. Allora, quando alla fine con la partita di baseball lui va da lei e dice: vuoi sposarmi? Qual è la tua risposta affermativa? Ecco, una cosa del genere. Ok, allora battiamoci i femminili. Piano piano, una alla volta, aspetta, una alla volta, voglio batterle un pochino. Allora, ora ce ne prendiamo così e vediamo che femminili abbiamo da questa parte. Allora, vediamo. Le nostre signorine in questa settimana, vediamo un po' che abbiamo sul femminile. Eccola. Ma sono sempre bellissime comunque i femminili, devo dire la verità. La maggior parte delle volte. Abbiamo una lei con tanti bambini qua, bellissima, un po' bohemienne, campagnola,
E qua abbiamo, è proprio la regina di denari qua, no? Con l'imperatrice, lei che si prende cura dei propri figli, della famiglia, della casa e si piace in questo, nel prendersi cura dei suoi progetti. Tali progetti possono essere figli, possono essere progetti lavorativi, progetti personali. Lei che si prende cura dei figli simboleggiano i progetti. Si prende cura dei suoi progetti e si fa fluire in questo. Molto accogliente, i femminili molto generosi, molto accoglienti, bellissima carta. Cos'altro? Eccola un'altra. E qua abbiamo We are the champion, my friend. Qua abbiamo una queen abbiamo. Una queen, che ti ho detto? Lei che canta, chi è che canta? C'è un bellissimo detto che una di voi, se non sbaglio, me l'ha scritto tempo fa: chi canta prega due volte. Chi canta prega due volte. Ecco, qua ci sono progetti creativi. Progetti creativi. Io devo dirvi la verità, sono tornata a cantare. Da 2 settimane a questa parte. Mi ero tagliata pure un po' le unghie per suonare la chitarra, vabbè. Infatti io da quando mi sono cresciute le unghie la chitarra non la suono quasi mai, perché comunque faccio difficoltà. Me le ero tagliate 2 settimane fa appunto perché stavo suonando di nuovo, sto scrivendo, quindi ci sono progetti creativi, vedo tanta bellezza nel femminile, tanta bellezza, bello, 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 cos'altro? E questo la guarda mentre lei canta e dice magari li faccio da pianista, non la guardo, guardo in su, no, magari no, rimango a casa al computer. Un po' così. Cos'altro? Cos'altro? Le nostre ragazze, eccola, un'altra. Bella, bella. Questa immagine è poeticissima, un'immagine molto poetica. Qua c'è una lei al chiaro di luna, abbiamo questa luna piena il 13, lei al chiaro di luna che si lascia fluire alle sue emozioni senza averne più paura. È un'immagine molto poetica questa, quella dolce tristezza, quella dolce malinconia di cui i femminili diventano padroni, diventano consapevolmente artefici del loro destino, perché si lasciano fluire a delle emozioni molto profonde senza averne più paura. Quindi ci può essere una malinconia, una dolce tristezza, una dolce malinconia con la quale i femminili ci sguazzano, stanno benissimo. È come quando guardi un tramonto, no? Oppure quando guardi una cosa bella in natura. Percepite che c'è sempre un velo di dolce malinconia in quella bellezza. Quando guardi un tramonto, qualcosa di bellissimo. Io guardo i tramonti sul mare tutti i giorni, no? C'è qualcosa di talmente maestoso, bello e poetico che ha sempre un retrogusto malinconico. Ecco, quella malinconia si chiama bellezza, altrimenti quel tramonto non sarebbe così bello. È proprio perché c'è l'emozione della dolce malinconia che è bello. Quindi ritrovare nelle emozioni, quelle importanti, profonde, la bellezza dell'estasi. Ok? Ragazzi miei, ogni volta qua, voglio dire, ci fa una pippa Hollywood. Cioè, qua ci sono veramente facciamo dei colossal qua ogni volta. Facciamo dei colossal. Aspetta, sto mettendo a posto queste carte. Perché le metti a posto, Francese? Poi devi ribattere di nuovo. Ok, quindi tu stai riprendendo? Sì. Quindi, ragazzi miei, ragazzi, adesso ci mettiamo. Che ci mettiamo? Che ci mettiamo? Fammi vedere nei fatti, nelle cose. Fammi vedere queste carte che ci dicono. Anzi, le sibille. Mettiamoci le sibille su di lui. Allora, voglio mettere, voglio mettere le sibille su questo, sul di lui. Dai, di alla Francesca tua, quali sono queste pene che stai passando? Che noi in un attimo ti facciamo ballare un po', ti facciamo ballare un po' e te le facciamo passare, su via, su via. Vediamo, vediamo. Anzi, non c'è bisogno che me lo dici, mo te lo dico io quali sono le tue pene. Aspetta. Vediamo, allora, che cosa ci dicono le sibille? Quali sono i tuoi pensieri, bello mio? Vediamo. Non vogliono cadere da sole queste. No. Stava cadendo. Ok, ti prendo io.
Donna di servizio. Qua dice la donna di servizio che ti porta rose, fa regalo gradito come pietre preziose. E qua sta pensando di farle un regalo gradito, però poi si sconforta perché la vede stare così bene cantando. Dice magari non ha bisogno di me. Ma tu non hai imparato niente in 4 anni. Ti ho detto che meno male che l'altra non ha bisogno di te, proprio per questo che puoi condividerti tutto intero. Voglio dire. Meno male. Cos'altro? Fammi vedere. Sta delirando! Sta delirando! I deliranti! Qua non lo so, sta con degli amici, non lo so. Sta delirando. Mi raccomando, la birra è analcolica, sai? Perché se ti devo vedere così, non ci vuole un attimo, va bene? Ecco. Sta delirando, sta delirando, sta delirando. È delirio sta questo. Vediamo. Bambino, 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 questa è la carta dell'inizio, del nuovo inizio e anche della sua ingenuità. Ci sono anche un po' di ingenui, ma l'ingenuità è bella, no? Il senso qual è? Che siamo in un mondo devastato dall'iperrazionale, quindi il bambino con la carta dei deliranti, qua mi dice che ci sono maschili che stanno delirando perché vogliono un inizio e non sanno come fare, si sentono un po' imprigionati nel loro essere. Qua il sacerdote, chiedono aiuto a un sacerdote, magari, non lo so, chiedono aiuto a qualcuno di... Io qua vedo dei maschili che parlano con una persona che li può aiutare, alcuni, perché mo, a parte gli scherzi, qua ci sono dei maschili che parlano con una persona che li può aiutare per fargli toccare il loro bambino interiore, la parte più pura e profonda di loro stessi, al di là del delirio della mente. Il sacerdote è una figura di riferimento che può essere anche un operatore olistico, può essere anche un sacerdote, per carità, ci sono i sacerdoti open mind, i sacerdoti veri ci sono ancora, no? Perché in tutto il sistema, voglio dire, ci sono quelle mosche bianche, ok. Sì, fammi vedere qualcos'altro su di lui. Casa. Denaro. Ci sono questioni relative alla casa e al denaro in casa. Ci sono questioni che magari questioni relative a dei bambini, dei figli che li mandano un po', perché abbiamo visto 8 i denari, situazioni di lavoro che hanno magari come priorità che possono inficiare sulla loro parte emozionale, no? Vediamo un'altra. Disgraziano, come stanno questi? Guarda, qua mi stanno raccontando più o meno quello che ti ho detto prima, situazioni in casa che riguardano il denaro o situazioni in casa che riguardano il passato, da cui c'è stata una disgrazia. Però cosa ci insegna questa carta delle Sibille? Qua c'è una sorta di torre in fiamme, però qua ci sono le erbette nuove, no? Da una situazione negativa si sta traendo qualcosa di positivo, affinché si possa andare, mi è caduta sotto, verso un nuovo inizio, il bambino e gli inizi, no? Anche situazioni di denaro che lo possono aver fatto delirare o far delirare in questa settimana, o mancanza di denaro, qualcosa relativa in questo senso. Le sibille sapete che poi mettono l'accento anche su altre cose che magari i tarocchi danno la sfumatura, no? Va bene, vediamo adesso con queste, anzi queste, vediamo questa della Maria Vittoria, gli oracoli genealogici su di lui. Lealtà familiare, qua abbiamo la famiglia, la casa. I miei genitori mi danno il permesso di realizzarmi e di essere felice. Qua hanno a che fare col karma familiare, in cui hanno percepito che i genitori volevano per loro determinate cose e quindi invece loro non volevano fare quelle cose. Qua, vabbè, entriamo in un karma, il karma familiare. È sempre karma familiare comunque. Però il quinto chakra ci racconta di come magari ci sono stati dei maschili che sono stati incapaci di emettere il loro volere sin dall'infanzia e nella famiglia, perché hanno seguito quello che per forza magari dicevano i genitori o li hanno seguiti
o hanno seguito quello che dicevano i genitori per paura di contraddirli. Quindi tutto questo si rifà sulle realtà poi di coppia o relazionali, mi spiego. In questa settimana l'energia maschile sta vivendo questo tipo di realtà, il dire chi sono, il elaborare bene questo quinto chakra affinché si possano esprimere i propri intenti, i propri desideri parlando. Magari questa circostanza, lo delinea bene questa carta, è una circostanza che si portano avanti da un karma familiare in cui non hanno saputo dire no, dicevano sì per forza. Mi spiego, questo è il karma familiare, il karma del femminile e del maschile, scusami, in questa settimana. Vediamo sul femminile col secondo chakra. Che Dio ti benedica, ragazze! Io vi faccio un applauso. Ma sembra proprio per la nostra nicchia di 65.000 persone passa, per la nostra nicchia. Che Dio ti benedica, che cosa vogliamo di più? Benedico tutti i miei avi, me stesso, gli altri, benedico la vita con amore, ragazze mie, ma vi rendete conto di che lavoro state facendo, ragazzi? Io non aggiungo altro perché anche l'ultima carta, come se la Maria Vittoria avesse scritta per noi in questo momento, perché così. Un bacio alla Maria Vittoria. E quindi che Dio ti benedica, benedico la vita, so che state benedicendo tutti, avi, non avi, amici, nemici, state facendo un lavoro grandioso, guardate come sta l'energia femminile. E questo cosa significa? Di seguire solo e soltanto in questa settimana l'energia femminile abbraccerà le proprie emozioni, anche quelle che da piccola, no, non ha voluto sentire, magari siamo stati condizionati da alcuni eventi nel non sentire alcune emozioni perché ci siamo private di fare delle cose. Ecco, questa è la settimana in cui tu sentirai le emozioni relative a quelle cose che ti sei privata di fare, perché per esempio ti verrà in mente in questa settimana di fare delle cose che ti sei privata di fare. Mm? Perché per giudizio, avevamo la morale prima, per morale, giudizi, moralismi, eccetera, eccetera. Che succede? Tu ti allei con l'emozione corrispondente a quella cosa che vuoi fare, che ti impedisce di farla, che sia tristezza, vergogna, invidia, eccetera. Ti allei, qua tu benedici tutti, sblocchi la situazione e mi diventi imperatrice, regina di denari. Cioè abbiamo la benedizione di Osho e di Gesù Cristo, ragazzi, quindi chi più ne ha più ne metta, tutti i supereroi sono al nostro fianco. Quindi, ragazze mie e ragazzi, a questo punto io concludo qui, stesa bellissima. Noi ci vediamo prestissimo, ti abbraccio forte, 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 con tutta la gioia che ho nel cuore, come quella che mi date quotidianamente. E noi ci vediamo prestissimo e come sempre, non che uno solo, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!